La sindrome da rientro dalle vacanze. Cos'è? Perché ci colpisce? E come sopravvivere a settembre, senza drammi. Settembre arriva sempre un po' come uno scalino freddo dopo il mare caldo. Da un giorno all'altro passi dalla pigrizia piacevole dei giorni di vacanza a email, sveglie, impegni e file che non aspettano. E per molte persone quello scalino si trasforma in un piccolo o grande malessere, la cosiddetta sindrome da rientro o post-vacation blues. Non è una diagnosi da psichiatra, per forza, ma è reale e va capita per non farsi sorprendere. Che cos'è, in parole semplici? Non è una malattia grave, bensì una reazione psicofisica transitoria al cambio improvviso di ritmo. Giorni fatti di meno responsabilità, sonno diverso, più attività piacevoli e relazioni rilassate che vengono sostituiti da routine, scadenze e doveri. C'è chi si sente stanco e svogliato, chi malinconico, chi irritabile. Tutto ciò rientra nello spettro del post-vacation blues. Di solito passa in 1 o 2 settimane se lo affronti con calma. Se dura molto o peggiora, allora è il caso di parlarne con un professionista. Perché succede? Breve viaggio dentro il cervello. La vita in vacanza altera ritmi e abitudini. Sonno, orari dei pasti, priorità emotive, esposizione al sole e attività fisica diversa. Tornare bruscamente alla routine significa riattivare il sistema di allarme dello stress, cortisolo e compagnia bella, adattare nuovamente il ritmo circadiano e riorganizzare la mente su obiettivi concreti. Operazione che richiede energia. Aggiungi aspettative alte sul rientro, pensare di ripartire subito carichi e perfetti, e il mix può farci sentire a pezzi. Come si manifesta? Sintomi comuni. Non esiste un solo modo di stare male. Alcune persone avvertono stanchezza fisica, altri difficoltà di concentrazione, altri ancora irritabilità, insonnia, mal di testa, disturbi digestivi, calo dell'appetito o semplicemente una fastidiosa nostalgia di quei giorni spensierati. Molti riportano anche una specie di apatia motivazionale. I giorni sembrano più lunghi e meno piacevoli. Se i sintomi assomigliano a una depressione vera, umore basso persistente, perdita di interesse totale, pensieri di inutilità, isolamento marcato, è importante consultare uno specialista. Quanto è diffusa? Una fotografia pratica. Secondo alcuni sondaggi e articoli divulgativi, la sensazione di disagio nel rientro colpisce una fetta rilevante della popolazione. Per un'idea, rilevamenti giornalistici in Italia stimano che circa una persona su 3 avverte un qualche tipo di stress o malessere al rientro dalle ferie. Questo numero varia molto in base a età, tipo di lavoro, qualità della vacanza e risorse personali, ma serve a ricordare che non sei un caso isolato. Consigli pratici per affrontare settembre e ripartire con più senso di controllo. Qui non voglio darti una lista fredda di fai questo, fai quello. Meglio qualche suggerimento realistico, da mettere in pratica senza sentirsi dei guru del self-help. Partiamo da una verità semplice. La gradualità è tua alleata. Se puoi, evita di tornare a casa il giorno prima della ripresa lavorativa e presentarti subito in ufficio. Concediti almeno 24-48 ore per riassestare il sonno, svuotare la valigia, fare una spesa che rimetta ordine e, soprattutto, riorganizzare mentalmente le priorità. Questo piccolo margine riduce lo shock del cambio di ritmo. Un'altra cosa che funziona: non buttare via gli aspetti buoni della vacanza. Se dormivi meglio, mantieni l'orario per andare a letto anche a casa. Se camminavi molto, torna a farlo anche in città. Se hai riscoperto un hobby, portalo con te. In pratica, importa dalla vacanza quei micro abitudini che ti facevano stare bene. Ti aiuteranno a tenere alto l'umore nei giorni successivi. Parliamo di gestione pratica del lavoro. Il primo giorno, o i primi due, non cercare di cancellare tutto quello che ti è rimasto. Organizza la posta e gli impegni con una logica triage. Cosa è urgente e cosa può aspettare 48-72 ore. Fai una lista breve con 3 priorità realistiche per la giornata. Vederle completate ti darà subito un senso di efficacia senza sovraccaricarti. Gli esperti raccomandano proprio di non pretendere la massima produttività dal primo giorno. Non sottovalutare il corpo. Sonno regolare, movimento, idratazione e alimentazione sono il moltiplicatore del tuo stato d'animo. Riprendere a mangiare bene e muoversi riduce ansia e fatica e ti aiuta a rientrare nei ritmi circadiani. Anche brevi passeggiate all'aria aperta fanno la differenza. Un consiglio di cuore: metti in agenda qualcosa da aspettare. Non deve essere una vacanza costosa, può essere una gita di un weekend, un corso che ti interessa o anche un semplice aperitivo con un'amica.
Avere un piccolo progetto futuro rompe la monotonia e impedisce che la malinconia si trasformi in stagnazione. Infine, sii gentile con te stesso. Accettare che il rientro richiederà qualche giorno è già metà della battaglia. Evita il confronto sociale. Non paragonare la tua ansia da rientro con i feed patinati degli altri. Se senti che il malessere persiste oltre 2 o 3 settimane o peggiora, parlane con il medico di base o con uno psicologo. A volte una chiacchierata mirata è tutto ciò che serve. Piccolo vademecum pratico da tenere a portata di mano. Non tornare al lavoro lo stesso giorno del rientro, se possibile. Mantieni almeno 2 o 3 abitudini piacevoli delle vacanze. Organizza la posta compiti con priorità realistiche. Triage. Movimento, sonno e buona idratazione. Costanti. Prenota qualcosa da aspettare, anche piccolo. Quando preoccuparsi davvero? Se il sentimento di tristezza è profondo, continua per più di 2 o 3 settimane o è accompagnato da pensieri di inutilità, isolamento marcato, perdita di interesse totale o sintomi fisici che non migliorano, parla con un professionista. La sindrome da rientro è spesso passeggera, ma la salute mentale va presa sul serio quando i segnali superano la soglia della sopportazione quotidiana. Un appello gentile per settembre. Il rientro non è un nemico, è un'opportunità per scegliere come portare dentro la qualità della tua vacanza nella vita di tutti i giorni. Non devi replicare il mare o il silenzio assoluto, ma puoi importare piccoli elementi che ti hanno fatto stare bene. Con un po' di gradualità, qualche attenzione al corpo e una manciata di scelte pratiche, settembre può diventare l'inizio di una stagione efficace e non solo di un brusco addio alle ferie.